Alessandra, Monica e Lucio. Ciao. Ciao. 5, 4, 3, 2. Dimmi se la vedi. Mi si manifesta non con la sua immagine che abbiamo visto, ma sotto forma di un personaggio dei cartoni animati che è Heidi, e vedo che mette i piedi a bagno in un bacino d'acqua e mi mostra dietro di sé una cima molto elevata. E Alessandra? E lei? Sì. Ok. Ti dà l'autorizzazione? È completamente sola, intorno a sé non c'è nulla. Si guarda intorno quasi volendo un accenno di approvazione, vede che non c'è nessuno e vedo che mi dice di sì, ma ha gli occhi tristi. È una rappresentazione simbolica, una vita precedente o è lei da bambina, come Alessandra? Tutte queste cose insieme, credo. Ok. Vibrazione. 17 miliardi. Consapevolezza. 154%. PS. 46, Vite. 916. Cervello. 8. Tiriamo fuori la vita in cui era Heidi. O Heidi, come mi suggerisce una mia amica che lo sa pronunciare bene. Heidi. Heidi. È come se mi portasse a una decisione pre-nascita, prima di questa nascita qua. È come se mi mostrasse un bivio, dove lei, in qualità di PS, è indecisa se fare l'esperienza della orfana o fare un'esperienza in cui ha i genitori, ma sentirsi un'orfana. Mhm. Ed è come se si fosse fatta una sorta di film dell'esperienza lei orfana e avesse considerato che alcuni elementi di quella vita lì, lei orfana, potevano essere inseriti con un maggior grado anche di difficoltà nella vita che poi effettivamente ha scelto. Chiamiamo i genitori nel cinema. Mi fa vedere esattamente quell'attimo in cui lei prende questa decisione, che è di fare una vita in cui lei non potrà mai essere bambina, vivrà la solitudine, vivrà il sacrificio di se stessa da ogni punto di vista, e mi fa vedere che stringe questo patto molto chiaro in tutti questi punti con i due genitori, che sono i candidati ideali per un'esperienza strutturata così. Chiamiamo nel cinema tutta la sua famiglia, parenti, eccetera. Io li vedo, sia il padre che la madre.
Altri? È come se fossero stati attratti da questa immagine iniziale di loro accordo, di cui ovviamente non hanno memoria, ma la loro PS è stata attratta da questo, sapendo che avrebbero giocato questo ruolo qua. Il figlio di lei, carino lui. Mm. Mi piace tanto il figlio di lei. Che fa? Io dico che le vuol tanto bene, cioè in qualche modo lui ha delle caratteristiche simili a lei, per cui di fatto anche lui ha vissuto in maniera indiretta, anche se lei ovviamente ha cercato di fare del suo meglio con lui, ehm, anche un po' all'insegna di questo suo essere sempre a disposizione, sempre per gli altri, però è come se gli avesse trasferito questo senso di vuoto affettivo, di rifiuto, di essere rifiutati. Questo è il grande o il piccolo? Come se il piccolo avesse più sensibilità per questa cosa. Cioè di fatto, questo tipo di sentimento è stato trasferito a entrambi, però non so, forse più assimilato, più Alessandra mi ha fatto il labiale vissuto sulla piccolo. pelle. Sì, piccolo, più assimilato, capito? Più sensibile, più... Ok, questa è la seconda sessione di Alessandra, quindi ha una frequenza bassa per essere la seconda. Una normale consapevolezza. PS va bene, la vite vanno bene, il cervello un po' bassino, 8 è basso ormai. Per essere una seconda è basso, basso. Non è sulla sufficienza. Entità eteriche. Siamo sempre lì in questo paesaggio di montagna e mi mostra un falconiforme, quindi vedo proprio quest'aquila che volteggia nel cielo Mhm. e poi mi mostra tipo una sorta di mucca incrociata con un caprone, un secondo universo. Quindi la mucca e l'aquila. No, sì, è l'aquila, sì, 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 esatto, sì. IL? Due. Entità mentali. Allora, mi dice Heidi e Nuvola. Nuvola è quella che la fa andare proprio come se fosse una nuvola tipo tappeto volante, no? Quindi la fa scendere giù una nuvola bassa nel cielo Mhm. e poi ci sono le nuvole un po' più alte, no? Nel cielo. E quindi la vedo in questi sali e scendi, mm, che a volte sono anche accelerati, quindi la fanno sentire molto destabilizzata. A volte veramente tanto in giù, però vedo anche a volte tanto in su, quando le sembra che si sta liberando di Che tante numero è? cose, di tanti pesi. Che 3. livello è? Ok, nuvola. Non c'entra niente il fatto che Heidi avesse il cane che si chiamava Nuvola. Sbaglio. Ah sì, anche perché effettivamente nel suo accudimento c'è anche i cani, no? Mm. Perché E no? Certo. Heidi. Mhm. Heidi, sì. Bello. Scusami, non ho sentito? Livello. Livello. Allora, dipende. Dipende perché può arrivare anche a un livello tipo 7, ma attualmente è 5. L'ho anche stata 7. Dopo la sessione è stata 7. No, no, dopo la sessione si era calmata. È rimasta 5 massimo. Sì, poi di nuovo in alcuni momenti è anche salita, però adesso di nuovo 5. Perché questo sali-scendi c'è anche rispetto a Nelle, questa entità nelle- mentale.
Mm, Sì, ma dopo la sessione ha toccato comunque il 7. sì, E allora è 7. Io prendo il livello massimo. ok. Se dopo la sessione possiamo... Cioè, è un lavoro che dobbiamo fare. Prima della Mm, sessione, sì. molto male. Quindi accudimento, Heidi, no? Molto complesso questa Heidi che io vedo proprio come un archetipo, perché in Heidi c'è la potenzialità della gioia nel momento in cui è nel giusto ambiente. Nel caso di Heidi il giusto ambiente era la natura, erano gli animali, era la presenza dell'amico, del nonno, eccetera. Mm, non è detto che questo sia per Alessandra, però la potenzialità c'è, cioè che Alessandra sia al massimo di se stessa, di gioia, quando è nel contesto giusto. Il contesto giusto per lei sarebbe un contorno di persone che la amano, che la fanno sentire apprezzata, che riconoscano la sua sensibilità, che riconoscano anche la sua fragilità e la sofferenza che ha avuto. In un contesto così lei potrebbe esprimere al meglio tutte le sue capacità. Poi, altro elemento cruciale riguardo a Heidi è che Heidi è orfana. Come ti ho detto, lei è stata ad un bivio prima di questa incarnazione tra scegliere una vita da orfana effettiva e una vita come questa, che di fatto è come se fosse un'orfana, ma è ancora peggio, perché comunque lei di fatto 2 genitori ce li ha avuti e questi genitori manifestano degli atteggiamenti simili a quelli che potrebbero essere assunti da persone, che ne so, che reggono un istituto. Ok? Quindi c'è, che ne so, il personale, un soggetto del personale dell'istituto violento e altri soggetti conniventi barra indifferenti. I suoi genitori sono stati così, quindi di fatto lei è come se avesse vissuto senza amore proprio e con queste scene di violenza barra indifferenza, freddezza, anaffettività, proprio come in un istituto, ma la sua era una famiglia, avrebbe dovuto essere una famiglia. Poi ancora mi fa vedere Heidi che si prende cura di. Fa vedere Heidi che si prende cura delle caprette, che si prende cura del nonno, poi dopo va a Francoforte, si prende cura di Clara, fa tutte queste cose qui. Così come ha fatto Alessandra. Lei si è trovata di fronte a una serie di situazioni in cui la cura dell'altro era da un lato inevitabile, perché nessun altro svolgeva quel ruolo e quindi lei si sentiva di doverlo fare lei, altrimenti non l'avrebbe fatto nessuno. Dall'altro alcune se le proprio cercate, perché è come se lei conoscesse solo questo schema comportamentale, ovvero io mi occupo di perché solo così potrò essere amata. Se io do il 300%, forse posso ricevere il 30%, altrimenti io non avrò niente. Se io non mi do anima e corpo e molto di più, mi fa vedere anche scorticandosi, mi fa vedere anche rimettendoci da ogni punto di vista di salute economico, forse riuscirò a raggranellare un po' d'amore, altrimenti nulla. Impianti. Allora, me ne mostra uno mentale che è come se fosse tipo una bacchetta di una batteria che va da parte a parte della testa, andando a trafiggere entrambi gli emisferi cerebrali. Poi mi fa vedere come una sorta di collanina al collo
e mi fa vedere la parte bassa delle gambe, dal ginocchio al piede, entrambi, e la mano sinistra. E basta. Ok. Alessandra ha stabilito un nuovo progetto. Save the Children. Come l'associazione. Come l'associazione, esatto. La Che che ha poi è molto martellato, ingannevole, perché poi quella che ha di fatto ha martellato con tutt'altro le scopo. pubblicità di questo canale in cui vedrete, e in cui io ho sempre solo visto proprio l'opposto. Ogni volta che Esatto, vedevo una pubblicità non li salvano, se li mangiano, esatto, se li stupra. Mm? sì. E andate a donargli i soldi, va, date. Così fomentate un po' di stuprini e mangini. Non mangimi, mangini. Perché Save the Children? Vabbè, perché deve salvare tutti. Però c'è molto incentrata sulla questione bambini, perché lei veramente c'ha questa bambina interiore, che poi è anche esteriore, Mhm. e co- come se fosse così piccola, sola, non amata, rifiutata, ehm, resa anche un po' serva, che lei si porta avanti da sempre. Ed è come se fosse una bambina inconsolabile, triste, sola, inconsolabile. E allora lei è come se agganciasse la tematica bambini infelici ehm, su più livelli, quindi anche proprio ad un livello eterico. Infatti poi dopo io l'ho rivista questa tematica dei bambini con un punto che vediamo dopo, che è quello di Eric Clapton. Vediamolo, Sì, vediamolo Eric, nel cinema. Ci entra? s- eh, allora, ma guarda, allora dunque, mi dice, mi piacerebbe riuscire in questa sessione a prendere mio figlio per mano e lo vedo ancora con questo bambino piccolo che era caduto giù dal grattacielo, questo bambino, no? Per Mhm. una distrazione, Il figlio se di non Lollo Di sbaglio. Santo. Sì, o del personale delle pulizie che aveva lasciato la finestra aperta e il bambino era precipitato giù da questo grattacielo. Ma che sia stato un sacrificio invece. Sì, lo è, lo è. Chi l'ha buttato giù? Sì, mi fa vedere sotto forma di un pagliaccio eh, Mhm. giù nel marciapiede che vuole afferrare questo bambino e quasi lo invita e dice: Vieni che ti prendo io, come per giocare, no? Mhm. Come se fosse in quel momento come il papà travestito da pagliaccio. Vieni Mhm. che giochiamo, ti faccio fare così il vola vola, sai, ti faccio fare l'aeroplano, una cosa del genere. E di fatto questo qui è tipo che lo ricollego a It, tipo che lo ricollego al secondo universo. Mhm. E vedo che il bambino si getta proprio in questo miraggio, no? In questa illusione, in questo inganno. E poi però ovviamente precipita giù a terra. Nessuno lo afferra, nessuno lo salva. Non c'è un Save the Children, anzi, Niente save. Ma no. quindi Eric, chi è? Non va nel cinema perché non ci può entrare. No, infatti è fuori.
è fuori, è proprio sull'uscio. Non ci riesce ad entrare perché allora lui mi fa vedere proprio se stesso spaccato in bilico tra un senso profondo di sofferenza e di pentimento che molto spesso trasuda nelle sue canzoni, una profonda malinconia, anche un profondo rammarico per alcune scelte che ha preso, ma dall'altra proprio l'essere accecato, ehm, quasi dipendente dalla fama, dal successo, dipendente dal sentire le proprie canzoni trasmesse in radio, i propri video trasmessi nei programmi musicali, dipendente dal vedere il suo CD pubblicato, Mm. il In concerto. passato, quando, tanti secoli fa, quando la vita era veramente difficile per sopravvivere, si arrivava ai 50 anni, un uomo arrivava ai 50 anni e di solito gli chiedevano quanti uomini hai ucciso per arrivare vivo oggi, quindi non so, un brigante che mi ha attaccato, poi avevano fatto una o due guerre, poi quanti uomini ha ucciso? Quanti esseri umani ha ucciso Eric Clapton? Mi è venuto quando mentre parlavi 250. Che bella personcina. Quindi The Lady in the Balcony magari Alessandra non ascoltarlo più, no? Sai che cosa? È che proprio nelle sue canzoni c'è proprio questa ambivalenza. Cioè di fatto anche quest'uomo ce l'ha una PS, non è che non ce l'ha. E quindi è Mhm. come se nelle canzoni la sua PS facesse sentire quella parte, quella porzione di PS che è connessa con l'uno, perché c'è una parte di Eric Clapton che è connessa con l'uno e che è quella che riesce in qualche modo a risvegliare, per esempio, le emozioni che ha percepito Alessandra, perché Alessandra si è sentita curata, ma Mhm. in fin dei conti è anche proprio, come spiegarti, anche un bisogno di Eric Clapton, hai capito? Tanto male ho fatto, tanto ho bisogno però di bilanciare facendo del bene. Ho Quanti bisogno di bambini? emettere frequenza di guarigione. Rispetto a 250 mi viene 175. Mhm. Di più della metà. Magnati? Quindi le carni di un essere umano sono finite nel suo stomaco? Cannibalismo? Mm, come se mi facesse capire che è una pratica che è diventata più assidua in tempi recenti. Mm? Quanti? Il totale di questi bimbi? Dei magnati e dei succhiati. Sai il sangue, no? Mi dice due numeri, 70-90, come se alcuni solo sacrificati, uccisi, suppongo. 70 invece rispetto al cannibalismo. Ah, sacrificati uccisi e tolto il sangue. Eh, Mhm. E a volte magari di questi 90 ci sono dentro i 70. sì. O tutti o una parte. E la Lori lo sapeva? Uno, che il figlio era soggetto a un sacrificio. Sì. Chi dà l'ordine? Figlio sacrificato. Chi ha dato l'ordine, per esempio, a Ronaldo, se è così, di sacrificare il suo primogenito? Adesso qua mi dà la piramide, mi mostra proprio la piramide e mi fa vedere il vertice della piramide con sopra l'occhio, quindi come se arrivasse da lì. Poi viene veicolato però come voce, per esempio mi ha fatto vedere nel caso di Eric Clapton mi dice casa discografica, Mhm, nel caso di Ronaldo mi dice allenatore, allenatore. Ma sono dei portavoci però loro, mhm. cioè non è che viene da loro l'idea.
entità è? Ma io vedo sia Moloch Satana. Va bene, torniamo ad Alessandra. Allora, c'è qualche impianto. Ci sono poche entità eteriche, ma fondanti, e però due entità mentali, di cui una grave, tra cui una grave 7. Vabbè, tutti i punti sono accumulabili dall'1 al 4, no? Padre assente conflittuale, madre manipolatrice assisteva alle punizioni e ai litigi con il padre, dolore non superato, causa esoterica. Perché qua mi sembra quasi, devo veramente insistere su questa scelta che la PS ha fatto. Ed è come se si rimproverasse, allora è come se ci fosse questa PS che dice: non sono stata abbastanza coraggiosa da scegliere la vita di orfana, che era forse più a rischio, e ho scelto questa vita di non orfana perché ho una famiglia, però ho introdotto tutti gli elementi che ci potrebbero essere in una vita di una orfana con un paracadute. Poi mi fa vedere anche il nonno paterno, che non era il nonno effettivo, diciamo così, e mi fa vedere come anche quello lì è un elemento, una spia, ecco, di una, come dici, di una linea che ha a che vedere appunto con gli orfani, capito? Con, non so come spiegarti, come dei familiari non familiari. Mhm. Ecco, quello è un indizio che lei ha seminato nella sua vita. E mi fa proprio vedere questa scelta sofferta della PS fra le due cose. E il sentire che la scelta che ha fatto di questa vita, in fin dei conti, è stata credendo di mettere appunto una sorta di paracadute, ma poi di fatto eh, è stata altrettanto, se non più dolorosa, della scelta di essere orfana. Causa esoterica dell'essere stata isolata e preda della solitudine da piccola. Questo è il progetto Save the Children, dove di fatto un bambino vive in questa condizione di perenne solitudine, di perenne rifiuto. Non c'è mai il momento della salvezza, non c'è mai il momento in cui questo bambino venga realmente coinvolto in situazioni ludiche, amorevoli. Lei si è infilata proprio in questo clima qua, dove mai c'era una vacanza, dove mai c'era un gioco spensierato, dove mai c'era una carezza dell'affetto. Ho scelto proprio questo progetto qua, esattamente come un bambino dell'associazione Save the Children. Dolore alla schiena, parte posteriore del corpo, di notte soprattutto e per una settimana, causa esoterica. Io ho visto il suo vero nonno paterno Mhm. Sembra come che sia la linea disincarnato. materna, non paterna. E la linea paterna è questa dei nonni, uno sì, uno no. Materna, materna. Materna, sì. E Non mi dire che lo vedi anche in paterno. aspetta un attimo, eh. Però che cos'è l'estraneità del paterno? Perché qua c'è un'estraneità nel paterno.
perché mi fa vedere come uno specchio. Aspetta, È come se lei giocasse molto con le figure geometriche, sia nel suo sali e scendi, in questa oscillazione, sia anche vedo nelle figure geometriche che si ribaltano. Mi fa vedere questo ribaltamento. Allora aspetta, perché ha fatto un bel pastrocchio in questa roba qui. Allora, come il nonno materno non era l'autentico padre di sua madre, così il padre di Alessandra Mhm. non è stato vissuto da lei come il proprio padre al... non so spiegare, cioè tu lo riesci a vedere questo ribaltamento? Come se lei avesse avuto in certi momenti il sospetto che quello non fosse suo padre, cioè la violenza, la cattiveria, la furia che lui esternava nei confronti di lei, in alcuni momenti lei l'ha pensata essere possibile da rivolgere solo ad una creatura che non è figlia sua e che la madre, nella sua indifferenza, reagisse così per una sorta di senso di colpa o di tacito dire sì, in effetti non è tua figlia, puoi fare questo. Per quello che vuoi. Mhm. Come se lei avesse avuto a tratti questa consapevolezza qui. Mi fa vedere a specchio questa roba. Perciò che mi si confondono padre e madre. Ramo materno, ramo paterno. Sì, Ok, torniamo un attimo quindi ai nonni materni legati a questo mal di schiena. Non ho capito questa cosa del mal di schiena, francamente. Non è un impianto. no, no, non è un impianto, è come dei disincarnati che lei ha scelto di avere per riuscire in qualche modo ad avere proprio sul corpo delle informazioni maggiori per riuscire a risolvere questa situazione che ha delle radici profonde in tutta questa ramificata situazione familiare, che dal ramo materno lei ha proiettato sul ramo paterno. Si Perché di capisce? notte? E perché sì, sì, perché è una settimana e perché di notte. Di notte la sua PS è ricettiva e tra l'altro, mentre mi hai fatto questa domanda, mi fa vedere come lei abbia fatto affiorare in sé dei ricordi dell'infanzia. Come se la PS in questo momento stesse molto lavorando, quindi la sta aiutando con queste cose che non sembrano, tra virgolette, anche degli aiuti, ma la sua vita è anche molto così, no? Sempre un po' all'insegna della sofferenza, del dolore. Quindi la PS la sta cercando di aiutare e facendogli emergere questi ricordi qui infantili per capire che ciò che lei deve andare a sanare e a guarire è quella bambina lì. E la stessa cosa l'ha fatto con la presenza di questi disincarnati sulla schiena. Una settimana come il tempo sufficiente, 7, questi 7 giorni, perché lei potesse in qualche modo realizzare questa informazione dal corpo alla mente. Qualcosa di quello che io sto dicendo a lei è arrivato, non in maniera così esposta chiaramente. Beh, è uno strano modo di comunicare della PS, eh. Va bene, l'accudimento verso gli altri l'abbiamo capito. Ultimo capitolo di En Chan, multiriflessologia facciale vietnamita. Lei si chiede se è un sì o un no. Tu sei cliente, no? Non lo pratichi, giusto? Sei cliente. Ah, lo pratichi anche. È rimasta insoddisfatta, insospettita,
Perché ci sono delle formule, ma soprattutto a un certo punto questi qua fanno questo gesto, la L con il pollice e l'indice, che ricorda un po' Losers di Glee, una serie televisiva per teenager di qualche anno fa, trascinata forse fino ai giorni nostri, tra l'altro dominata da morti strane di adolescenti, attori, uno suicida e l'altra non si sa perché è morta, un maschio e una femmina. La femmina era tutta già ritoccata in viso, non si sa perché, visto che aveva 25 anni. Ehm, Visto perché, in ogni caso, secondo me è una cosa assurda, ma vabbè. Dien Chan, se c'è qualche entità dietro, che venga ora o taccia per sempre. Ah, devo capire perché mi viene fuori, è venuto fuori Trump, ma Trump mi è venuto fuori come simbolo dell'America. Mi fa vedere Vietnam, è vietnamita questa pratica? Sì. Ah, ok. Mi è venuto fuori Vietnam, America. Il gioco dell'America sul Vietnam. Mi fa vedere Vietnam loser, perlomeno, no? Quello che gli americani avrebbero voluto, no? Rispetto al Vietnam. Mm? La perdita totale da ogni punto di vista, ok? Il sacrificio totale del Vietnam. Mi fa vedere anche L però come London, come se fosse anche lì uno snodo, questo triangolo fatto così. Ehm, la pratica in sé, boh, vedo che fa anche un po' piangere, perché vedo che si toccano alcune zone riflesse, per cui spesso viene sollecitata questa funzione qui del pianto e quindi sono comunque lacrime versate che è importante per loro. Però ho da fare una specifica rispetto ad Alessandra, che sta tra l'altro nella precisazione che tu le hai chiesto. Il fatto che lei la pratichi e non la riceva è importante, perché lei è in grado di darle una propria impronta, che è un'impronta più di trattamento, di terapia, di beneficio. Quindi esulando da quella componente lì un po' più di sottomissione sacrificale. Lei riesce a staccarsi da questa roba qui. Vedo che lei respinge questa L, la respinge via. Ma cosa significa questa L? Non ho capito. Mm. Allora, io l'ho vista appunto come loser, come London, l'ho vista appunto come basse frequenze, ok? Quindi loser è il perdente, colui che mantiene la tristezza, anche la tendenza al suicidio e le basse frequenze, e ho visto lacrime, proprio anche di lacrime, e lacrime appunto che sgorgano, forse perché toccando alcuni punti può darsi che si scatenino alcune emozioni di pianto o comunque proprio anche fisiologicamente, no? Può uscire la lacrima proprio perché vengono toccati, che ne so, i dotti lacrimali, così, no? Vabbè, Quindi, mhm. quindi tu la consigli ad Alessandra, ma Alessandra non ha bisogno di niente. Non ha bisogno di niente, però lei saprebbe praticarla in maniera diversa perché avendo preso consapevolezza di questa, potrebbe semplicemente utilizzare la zona, diciamo così, della testa, della fronte, del viso in generale, come zona riflessa del resto del corpo e anche delle emozioni per dare benessere. Non per portare energia alle entità che ce ne vogliono sottrarre, ma per anzi ricaricare il soggetto a cui lei fa questo trattamento. Mhm. Cioè lei ha proprio Tra, la possibilità, la chiave di volta di questo. tra l'altro la moglie del maestro, nel suo caso, è una cartomante. Insomma, c'è una situazione a cui lei ha dato già una spiegazione. Lei non si sente sicura, non è d'accordo con questa cosa, la sta più o meno, ci si sta già un po' allontanando. Se vuoi continuare a praticarla, praticala per conto tuo il meno possibile, dando una tua impronta. Questa, diciamo, è un po' la risposta. Bene, Mm. chiamiamola vicina di Alessandra. Possiamo dire in questo caso il nome perché è una persona molto anziana, sola,
che non c'è più da tanti anni e nessuno la può conoscere. Modesta. C'è Una stata seconda mamma. un'affinità anche per il nome, Modesta, perché comunque c'è molta modestia anche nella vita di Alessandra, sai? Sempre così al servizio di tutti, mettendo completamente da parte i propri bisogni, completamente se stessa, no? E poi anche nell'aspetto di questa donna, questo aspetto così dimesso, così umile. Vite precedenti collegate tra le due. Sì, poi mi fa vedere un po' come se proprio potesse incarnare la nonna che desiderava. Questa figura, un misto, no? Tra una nonna e una mamma che si occupa di lei, che le presta attenzioni, che le dà Sono del state tempo. Sì, passato. sì, ci sono state, mi fa vedere tipo amiche per la pelle, che facevano proprio qualunque cosa insieme. Poi mi fa vedere un corso che fanno insieme di cucito, imparano entrambe a cucire e vedo che tipo riescono a mettere in piedi un'attività loro in proprio. Fratello e sorella, Chi sorella? un fratello Modesta, lei è sorella. Anche qui insomma una vita un po' difficile, dove però loro si danno proprio manforte l'uno con l'altra, quindi riescono comunque a cavarsela abbastanza bene. Anche qui adulti egoisti, assenti egoisti. Bello, però vedo proprio un'affinità consolidata vita dopo vita e che avevano accordato di vedersi qui proprio perché avendo scelto Alessandra comunque una vita molto pesante, molto sacrificante, che Modesta rappresentasse un po' una luce, un momento di bellezza, di gioia, Sollievo. di ricarica, sì. Le diamo una Vic. Apriamo il portale aureo e vediamo cosa fa Modesta da sola. Come una farfalla, vola. Ok, vuole lasciare un messaggio? Prima di andare? I bambini sono la vita, i bambini sono il futuro. E va via. Benissimo. Chiamiamo anche il fratello, non si ricorda Modesta, sì, Alessandra, se lo abbiamo chiamato nella sua vecchia sessione, in ogni caso vediamo se si presenta, non l'abbiamo chiamato, se non si presenta è già andato nel portale aureo. È un po' curioso il fatto che lei chiami Modesta e non un fratello che è mancato, tra l'altro suicida. Sì, perché qua questa linea maschile, insomma, che lei ha scelto nei familiari, purtroppo non c'è mai stata veramente sintonia, no? Tanti anni di differenza, ma a parte gli anni di differenza mi fa proprio vedere come delle frequenze di colori diversi, oltre che di intensità diversa, proprio anche di colorazioni diverse, poco compatibili fra di loro. Comunque lui è già andato nel portale, secondo me. Può lasciare un messaggio da lì? Ho superato la violenza che c'era intorno a me e la violenza che io ho fatto su di me. Adesso qui c'è il rispetto e c'è l'amore. Benissimo. Lo salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Non so se si sono mai abbracciati loro due, non penso che ci fossero molte effusioni tra fratelli, no? Perché vedo che più che altro è come se
con una mano eterica le desse una pacca sulla spalla sinistra. Destra, scusami. Destra. Va bene. Prima di togliere tutto, Alessandra si è ricordata solo adesso la fiamma, se esiste oppure no. È curioso perché qua mi ripropone l'immagine di Heidi e poi mi fa vedere Peter, no? Come una fiamma che possa essere un amico in evoluzione. Come se per Alessandra la situazione ideale non è tanto la passione bruciante di uno sconosciuto, ma una persona con cui creare un clima di confidenza che va crescendo. Quindi che si parte dall'amicizia, arriva sempre più complicità, più cose che ci si confida l'uno con l'altro, ci si conosce sempre di più profondamente. E allora per lei divampa la fiamma. Mi fa vedere questo processo qua per lei. Esiste una fiamma grezza o più di una? Ma qualcuno che magari ha condiviso con lei alcune tappe però passate. Quindi mi risulta che lei già l'abbia conosciuto, che ci sono stati dei momenti condivisi, poi ognuno ha preso la sua strada, anche perché lei poi ha avuto il suo matrimonio, eccetera, eccetera. Ma una persona già conosciuta, ma in passato, ecco, non un passato recente. Va bene. È ora di andare al cluster, a ritogliere tutti i contratti che lei ha rimesso. Ma soprattutto prima di farlo, le chiediamo, imparata adesso la lezione? Mi fa vedere lei che ha in braccio sulle proprie ginocchia questa Heidi, che abbiamo visto che poi alla fine è un simbolo, no? Ed è come se da che è in braccio se la portasse vicino al petto e dal petto entra all'interno. È come se abbia portato sulle proprie gambe, questa Heidi era la sua bambina interiore. Con questa sessione l'ha pulita, risanata e l'ha rimessa dentro di sé. Quindi una bambina interiore adesso guarita, che ha compreso. E quindi lezione imparata. Ok. Avatar, allora, il processo è velocissimo. Toglie subito tutti i contratti, vediamoli solo come aspetto, ed un ad eternum qui, che lei ha già messo la volta scorsa e che adesso ripete. Ma come cluster mi dà della neve sciolta. Ok. Ecco, mi fa Alessandra, vedere che la scusa, io non mette mi in un ricordo. bicchiere. Tu hai fatto la prima sessione con chi? Se puoi scrivermelo nella chat, con chi è medium? Non c'è più forse. No, no, sì, me lo sto scrivendo. Non c'è più la Ah, medium. ok, sì, Sabrina, va bene. Mm. Va bene. E allora ad Eternum mi sa che non l'ha mai fatto. Mm. Non è detto, ma non credo. Allora, intanto mi ha fatto vedere questa neve sciolta che la mette dentro un bicchiere e il bicchiere lo mette con delicatezza, però lei fa sta cosa con gentilezza, dentro il portale definitivo. E chiude sto portale definitivo, che è come se fosse dentro la montagna, dentro la roccia della montagna, questo portale definitivo. Però qua adesso mi
mi chiama i cani per fare l'ad eternum. È carino perché è come se adesso avesse questo rapporto coi cani, non più con quella componente che poteva aver prima, ecco, mi sto dedicando anche a loro, così come mi sono dedicata a figli, marito, genitori, bla 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 bla, sempre io sacrificio. È come se fosse tolta quella parte lì di anche vittimismo, di sofferenze di privazione e rimane solo la parte gioiosa di scambio tra lei e i suoi cani, che vedo che vengono lì che scodinzolano e le danno proprio questo momento di affetto, di gioia, per cui in lei c'è questo stato di euforia, di allegria, in cui ha alte frequenze ed è da questa situazione che lei riesce a creare l'ad eternum. Va bene. Avatar c'è ancora qualcosa? Si è riformato del tutto, si è riformata una parte. Che è successo? Cioè, ho visto come una penna stilografica, come se non scrivessi più al computer, scrivesse sul foglio degli appunti. Via. E qui anche un ad eternum. Coi cani. Uno ha 17 anni e c'è coi sordo. In tenero, sì. Carini. Mi dà un po', non lo so perché mi usa tutti questi cartoni animati, mi fa vedere Pluto, mi fa vedere Scooby-Doo, che giocano tutti intorno all'ad eternum. È graziosa come immagine, buffa. Mhm. È radioso secondo me questo rapporto che lei ha con loro adesso più che mai. Cioè vedo che poi nel momento in cui il cane anziano si distaccherà sarà proprio anche cioè un momento trasformativo e significativo sia per lei che per il cane, sai? Perché lei è arrivata a comprendere delle cose relative all'amore da dare a se stessa, alla sua bambina interiore, ehm, che sono veramente senza prezzo, di un valore inestimabile e Mi che sa che lei riesce a trasferire. non stai parlando solo di Alessandra. Mm. Eh sì, Va bene. Ad eternum fatto? sì, sì, sì. C'è ancora qualcosa? Del No, no, no. piccolo pasticcio che abbiamo trovato, piccolo, eteriche, mentali, impianti, Save the Children. No. Ok. Vibrazione. Aspetta un attimo che la seguo. 172 miliardi. Oh, ha aggiunto uno zero. Consapevolezza. 202%. Beh. PS. 49. Vite precedenti. 705. Sì, 705. Sempre meno, eh. Quando si avvicina a 500 è bella roba. Cervello. 10. Oh, fiamma. Vedo questa persona qui, che forse è rimasta vedova. Vedovo, scusa. Vedovo. Brava Alessandro che hai fatto una seconda sessione. Ottima decisione. Sono sempre più dell'idea che farà farne almeno due. Con me almeno. Gli altri ne fanno 90, ma
facciamo due. E i genitori nel cinema cosa fanno? La madre la vedo un po' con uno sguardo basso, un po' in difficoltà, come se iniziasse ad avere la sensazione che parecchi errori li ha commessi. Non alza questi occhi, li tiene bassi. Ma è nel cinema. Sì, sì, sì. Sì, c'è. Click a tutti quelli nel cinema. Il padre vedo che rimane come paralizzato sulla sedia. Come che tanto si è mosso durante la vita, anche con gesti violenti, lì invece è inchiodato proprio, frizzato. I due figli super contenti, super felici, sai tipo come fosse carnevale, gli lanciano queste stelle filanti, coriandoli proprio per festeggiarla. La PS il padre, perché secondo Alessandra no. Allora, mi fa vedere questa PS molto velata, e intendo velata per dire molto addormentata, molto lontana dalla consapevolezza. Va bene. Ognuno fa il suo percorso, il cinema conta meno di niente per quanto mi riguarda. Chi ci contatta per fare una sessione è l'oggetto della nostra sessione. Abbiamo visto tutto, manca solo il messaggio finale di Alessandra che lei vorrà lasciare a se stessa. Sono adulta e bambina allo stesso tempo. Adesso questa bambina l'ho compresa, l'ho consolata e riesco a farla felice. E riesco a fare felice me da adulta. Mi fa vedere questa alternanza, lei bambina e lei adulta. Alternanza che è completamento, che è integrazione. Vedo che sono entrambe vestite di bianco, che si danno la mano e sono entrambe sorridenti. E c'è questo accudimento e appagamento reciproco, con grande gioia e amore per la vita. Benissimo. Questo è il messaggio? Sorridi alla vita. Sei vita. Ok.